Ciao a tutti ragazzi! Oggi vi portiamo alla scoperta dei mezzi pubblici di Vancouver. Vediamo insieme come funzionano. Andiamo! Allora, ora siamo diretti alle macchinette dove si può fare la Compass Card, la tessera che ti permette di viaggiare su tutti i mezzi pubblici di Vancouver. Ed ecco come funziona. Allora, come viene scritto qua sopra, la tessera ha un costo iniziale di $6 che viene addebitato come deposito. Questo deposito poi ti verrà restituito una volta che riconsegnerai la carta. Ora ti ritroverai davanti a 3 opzioni: l'abbonamento mensile, il day pass giornaliero e l'ultima è per ricaricare il credito sulla tua carta, sulla tua Compass Card e per pagare solo le corse che effettui. È ideale per chi non viaggia frequentemente ma vuole evitare di acquistare un biglietto ogni volta. Vancouver è divisa in 3 zone di transito, ognuna ha un costo differente. La zona 1 include tutta la città di Vancouver e costa di meno, è ideale per chi si muove solo al centro e dintorni. La zona 2 copre aree come Richmond, Barnaby e il nord di Vancouver ed è perfetta per chi si sposta nelle immediate vicinanze della città. La zona 3 comprende le zone più lontane ed è la più costosa per chi attraversa tutta la regione metropolitana. E una volta pagato, ecco la vostra Compass Card. Thomas ci ricorda di tappare ogni volta che si entra e si esce dai mezzi. Prima tappa Waterfront. Qui sotto la metro non ci sono sedie per sedersi in attesa, ma Thomas ci prova lo stesso. Un'altra cosa interessante delle metropolitane qui a Vancouver è che non c'è un conducente. Questi treni sono completamente autorizzati e viaggiano da soli. Ecco Thomas che ci ricorda di non dimenticare di fare tappa anche quando si esce dalla metropolitana per completare la corsa correttamente. Finalmente usciti dalla metro ci siamo accorti che l'autista dell'autobus ci stava salutando. Ha salutato quello del bus? Sì? Hello! Hai ripreso? Altri mezzi che possiamo utilizzare qui a Vancouver sono i taxi e sono facilmente riconoscibili dai loro colori vivaci. Le tariffe partono dai $3,75. In alternativa ci sono Uber e Lyft, i costi partono dai $4,50 e variano in base alla distanza e al traffico. Ed eccoci arrivati a Canada Place, uno dei luoghi più iconici di Vancouver. Questo edificio è famoso per i suoi 5 grandi veli bianchi, che ricordano le vele di una nave e simbolizzano l'importanza del porto per la città. Un altro mezzo pratico per muoversi a Vancouver sono le biciclette del servizio Mobile by Rogers. Puoi sbloccarle con l'app e riconsegnarle in qualsiasi stazione della città, perfette per una giornata di sole come oggi. Bonjour. Qui possiamo vedere le 2 linee principali di Vancouver, la Canada Line e l'Expo Line. Noi oggi prenderemo l'Expo Line, che ci porterà nella nostra prossima direzione. Quello che vedete laggiù è il Science World ed è uno dei musei più affascinanti di Vancouver. La struttura a cupola è uno dei simboli della città. E ora passiamo a loro, i bus, un altro mezzo super comodo per esplorare Vancouver. La rete di bus qui copre tutta la città, quindi è facile spostarsi da un quartiere all'altro senza problemi. Con la tua Compass Card puoi salire e scendere dai bus senza dover comprare un biglietto ogni volta ed è perfetto per chi vuole esplorare più aree in un solo giorno. E ora preparatevi, ecco il nostro piccolo traghettino che ci porterà a Granville Island, un piccolo gioiello urbano noto per i suoi mercatini pittoreschi e l'atmosfera vivace. Qui troveremo molti prodotti tipici canadesi da assaggiare. Iniziamo questo assaggio con un dolce che ha attirato la nostra attenzione, il cannelé. È originario della Francia, grazie alla sua irresistibile crosta caramellata e il cuore morbido e profumato, i cannelé non solo hanno conquistato il cuore dei golosi di Vancouver, ma anche quello di Thomas, che non riusciva a smettere di prenderne. Dopo i deliziosi cannelé ci siamo imbattuti in una selezione di caviale davvero unica, con gusti insoliti come quello al prosciutto. Ce n'erano anche altri, ma sinceramente mi facevano troppo senso per provarli. Mentre esploriamo i mercatini, notiamo anche una varietà di specialità preparate per il Thanksgiving. Thanksgiving, o giorno del ringraziamento, è una festa molto sentita nel Nord America. In questo giorno le famiglie si riuniscono per ringraziare delle fortune dell'anno passato. Vi stiamo portando adesso a mangiare con noi un piatto tipico qua. Si chiama poutine, probabilmente si dice poutine. Iconico canadese. Stiamo andando qui in brewery, quindi c'è anche una specialità birra locale, IPA, e noi no alcol, il nostro sproveremo. Ecco il menù ragazzi, noi oggi andiamo a prendere proprio questo, l'English poutine, che è un piatto tipico qui in Canada. Non vedo l'ora di provarlo. E inoltre ragazzi abbiamo ceduto, siamo in una birreria tipica qui. Andiamo a provare 4 birre particolari. Appena arriveranno ve le mostreremo. Sono la Raspberry,
e c'è scritto già il nome, anche la peach, già che c'è pesca, raspberry, noi non siamo molto da birre, ma le volevamo provare. Ecco, Sono arrivate. thank you. Eccole qui, ragazzi. Assaggiamo? E ora tappa obbligatoria, ragazzi. Quando si visita il Canada, la poutine. Questo piatto, semplice ma incredibilmente gustoso, è composto da patatine fritte ricoperte di formaggio cheddar a cubetti e abbondante salsa gravy calda. La poutine è diventata un simbolo della cucina canadese, è il comfort food canadese per eccellenza, particolarmente apprezzato durante i mesi invernali. E così si conclude il nostro tour di oggi. Vancouver ci ha offerto un assaggio dei suoi tesori. Restate sintonizzati per il nostro prossimo episodio in cui ci imbarcheremo verso il nord di Vancouver, prenderemo un altro mezzo sull'acqua e vi porteremo in una destinazione affascinante, continuando la nostra esplorazione in questa vibrante città.